Ma buongiorno, buonasera o buon pomeriggio, mio caro studiante e mia cara studiante di questa bella community di Lernilango, e bentornato e bentornata in classe, ma soprattutto benvenuto e benvenuta in questa prima video lezione di grammatica dell'anno 2023. Quest'anno è iniziato bene, devo dire, sono davvero contenta perché sto preparando tanti contenuti bellissimi e interessanti per te. Quest'anno ho cercato di variare un pochino e di presentare su questi canali di Lernilango dei contenuti un po' diversi, quindi ti aspetto nei prossimi mesi per vedere insieme tutto quello a cui sto lavorando. Intanto, prima di iniziare con la nostra video lezione del mese, ti do qualche informazione, se per caso ancora non lo sai. Ti dico innanzitutto che abbiamo reso disponibile il primo modulo del nostro corso online di grammatica avanzata, di italiano avanzato, modulo dedicato alla forma impersonale e dunque al sì impersonale e passivante. In questo primo modulo io analizzo davvero a 360 gradi questo argomento grammaticale, che è il primo grande argomento grammaticale della lingua avanzata. Se sei interessato o interessata, ti consiglio di andare sul nostro sito lernilango.com e di dare un'occhiata alla sezione corso. Inoltre ti ricordo che ho creato un metodo di studio, il metodo Precisina, un metodo in 9 passi, un metodo di studio che puoi utilizzare autonomamente, ok? E che ti aiuterà, se lo seguirai, a raggiungere un livello avanzato di italiano. Ho pensato questo metodo sia per quegli studenti che seguono un corso di studio di italiano tradizionale o che hanno un'insegnante privata di italiano, ma ho pensato questo metodo di studio anche per tutti quelli che utilizzano semplicemente le risorse gratuite presenti in rete per imparare l'italiano. Con il mio metodo di studio potrai dunque impostare un programma di studio adatto alle tue esigenze. Infine, ti ricordo che se diventerai parte della nostra community su Patreon, potrai usufruire di alcuni benefici mensili. Primo fra tutti, un incontro live con me al mese, dove potrai bombardarmi di domande, a cui io risponderò molto allegramente, perché amo le domande. Inoltre, diventando membro della nostra comunità di Patreon, potrai ricevere ogni mese 1 gli esercizi di grammatica legati alla grande video lezione del mese e 2 la trascrizione PDF degli episodi del podcast che, ricordo, pubblichiamo ogni mese. Quindi, caro e cara, se sei interessato o interessata, ti consiglio di visitare il nostro sito lernilango.com per avere maggiori informazioni su tutti questi servizi di cui ho appena parlato. E dunque adesso, dopo questa bella introduzione, passiamo alla video lezione di grammatica del mese. Questo mese parleremo di collocazioni in italiano e nello specifico ti spiegherò il significato di 30 collocazioni in italiano con il verbo fare. E dunque iniziamo e partiamo vedendo insieme che cos'è una collocazione. Nella lingua, ovviamente, la parola collocazione indica, attenzione, la combinazione di due parole che compaiono insieme, che tendono a comparire o apparire insieme. E quindi oggi noi vedremo le parole che tendono a comparire e ad apparire insieme al verbo fare. Le due parole che compongono una collocazione sono come Pinco Panco e Panco Pinco. Chi sono Pinco Panco e Panco Pinco? Sono i personaggi gemelli di Alice nel Paese delle Meraviglie, che puoi vedere in questa simpatica immagine. Questi due gemelli vivono quasi in simbiosi, quello che fa uno fa l'altro, dove va uno va l'altro, quindi si spostano sempre insieme. Bene studiante, tu quindi devi immaginare una collocazione proprio come Pinco Panco e Panco Pinco, non la collocazione ma le parole che compongono questa collocazione devi immaginarle proprio come Pinco Panco e Panco Pinco, sempre insieme. Quando compare una, compare anche l'altra.
Detto questo e fatta questa piccola introduzione, adesso mi sposto sulla mia lavagna virtuale, cioè sul mio file Word, e inizio a mostrarti, a spiegarti il significato di queste 30 collocazioni con il verbo fare in italiano che ho scelto per te. Ti ricordo che poi se vuoi esercitarti, se vorrai esercitarti con i contenuti di questa video lezione, potrai andare sul sito learnilango.com e sotto il video sotto questa video lezione troverai gli esercizi in formato digitale con correzione automatica, ma anche in formato PDF. Ma ti ricordo che per avere questi esercizi devi essere iscritto alla nostra comunità di Patreon. Quindi spostiamoci sulla mia lavagna. Eccoci qua, caro studente, cara studiante, sulla mia lavagna digitale, cioè sul file Word che ho creato per te, file Word che aggiungo gli iscritti e le iscritte alla comunità di Patreon riceveranno in formato PDF. E allora iniziamo a vedere insieme queste 30 collocazioni in italiano con il verbo fare. Prima collocazione, fare i servizi o fare le faccende domestiche. Quando passiamo l'aspirapolvere, laviamo il pavimento, laviamo il bagno, laviamo la cucina, spolveriamo, stiamo facendo le faccende domestiche o stiamo facendo i servizi. Molto importante ricordare che in questa collocazione utilizziamo l'articolo determinativo. Capiremo insieme dopo perché. Seconda collocazione con il verbo fare. Fare i piatti. Quando laviamo i piatti, come è ben rappresentato in questa immagine, noi stiamo facendo i piatti. Per piatti in italiano non intendiamo solamente quegli oggetti rotondi o quadrati, dipende, in cui mettiamo il cibo e da cui mangiamo il nostro cibo. In italiano per piatti si intendono tutte le stoviglie, e cioè i piatti, i bicchieri, le posate, dunque il cucchiaio, il coltello, la forchetta, il cucchiaino, le padelle, le pentole, eccetera, eccetera. Quindi tutti gli oggetti, tutti gli utensili che utilizziamo per cucinare. In italiano la parola piatti è sinonimo di stoviglie, quindi mi raccomando non si riferisce solamente agli oggetti in cui mettiamo il nostro cibo. Prossima collocazione, fare la lavatrice o fare il bucato. Questa collocazione è ben rappresentata da questa immagine, da questa simpatica immagine che ho scelto per te. Quando prendiamo i nostri vestiti e li laviamo in questi dispositivi elettronici, in questi elettrodomestici, noi stiamo facendo la lavatrice, che è, come dire, possiamo dirlo più colloquiale e familiare, ok? O stiamo facendo il bucato. Il bucato, con bucato, ci riferiamo all'insieme dei nostri vestiti, abiti sporchi che dobbiamo lavare. E ovviamente fare il bucato diciamo che è molto più standard, italiano standard. Prossima collocazione, fare la lavastoviglie. La lavastoviglie è quell'elettrodomestico che è appunto rappresentato in questa immagine, in cui mettiamo i nostri piatti sporchi perché vengano lavati. Dunque l'azione di mettere i piatti sporchi in questo elettrodomestico e di avviare questo elettrodomestico si chiama in italiano fare la lavastoviglie. Prossima collocazione, fare il letto. Quando facciamo il letto, trasformiamo il nostro letto da così a così. Questo è un letto disfatto, cioè il letto come appare la mattina, dopo che abbiamo dormito durante la notte. Questo invece è un letto fatto, cioè un letto, vedi, sistemato in questo modo qui. Dunque facciamo il letto quando trasformiamo il nostro letto da così a così. Prossima collocazione, fare colazione o fare la colazione. Come puoi vedere, mettendo o non mettendo l'articolo, quindi la presenza e l'assenza dell'articolo,
trasformano completamente il significato della collocazione, perché fare colazione significa mangiare e aggiungo la colazione. Quindi se io dico sto facendo colazione, significa che sto mangiando la mia colazione. Se invece noi nella collocazione mettiamo l'articolo, fare la colazione, non stiamo più dicendo che stiamo mangiando la colazione, ma stiamo dicendo che stiamo preparando la colazione. Quindi se io dico faccio questa mattina, faccio la colazione per la mia famiglia, sto dicendo che questa mattina sto preparerò la colazione per la mia famiglia. Quindi vedi, attenzione, perché se metti l'articolo in questa collocazione cambi completamente il suo significato. Prossima collocazione, fare un servizio o fare dei servizi. Come vedi possiamo utilizzare la collocazione sia al singolare che al plurale. Fare un servizio o fare dei servizi significa fare, svolgere, compiere una commissione. Quindi immaginiamo che si è rotta la macchina e devo andare dal meccanico per farla riparare. Questo è fare un servizio. Immaginiamo che devo andare al comune della mia città per richiedere un documento. Questo è fare un servizio. Quindi un servizio in generale è una commissione di qualsiasi tipo. Quindi io posso dire che per esempio oggi, dopo la registrazione di questo video, uscirò per fare dei servizi. Devo pagare una bolletta, devo andare a pagare il condominio, eccetera, eccetera. Quindi queste sono commissioni, dette anche servizi. Importante in questa collocazione utilizzare l'articolo indeterminativo, perché vedi, se tu utilizzi l'articolo determinativo, in questo caso i, cambi completamente il significato della collocazione, perché fare i servizi significa questo. Invece fare dei servizi, dov'è? Eccolo qua, significa fare delle commissioni. Mi raccomando, l'articolo determinativo e indeterminativo cambia il significato della collocazione. Fare il bagno, prossima collocazione. Fare il bagno significa letteralmente lavarsi all'interno di questo oggetto. Riempire la vasca, immergersi nella vasca e lavarsi nella vasca, questo è fare il bagno, che si differenzia da fare la doccia. In questo caso ci laviamo nel bagno, in questo oggetto, quando facciamo la doccia invece ci laviamo nella doccia, che invece quella possiamo chiamarla vasca da bagno verticale, dove non ci stendiamo ma siamo in piedi. In questo caso, per quanto riguarda fare la doccia, è interessante notare le due versioni. Possiamo dire sia fare la doccia che farsi la doccia, utilizzando dunque, vedi, il verbo riflessivo. Fare la doccia, diciamo che è la struttura più standard, va bene? Perché noi qui abbiamo un oggetto. Allora, quando abbiamo un oggetto esplicito, non possiamo utilizzare il verbo nella forma riflessiva, questo nell'italiano standard. Nel parlato capiterà spesso di sentire questa struttura, farsi la doccia, quindi l'utilizzo del verbo fare come riflessivo. Sono entrambe giuste, appartengono però a registri diversi. Questo è un registro più standard, quindi più corretto potremmo dire della lingua, questo invece è un registro più colloquiale, quindi che appartiene alla lingua parlata e informale. Se vuoi capire perché dopo un verbo riflessivo non possiamo mettere un oggetto, non dovremmo mettere un oggetto, ti consiglio di andare sul mio canale YouTube Lernilango e di guardare le 3 video lezioni sui verbi riflessivi che ho creato un po' di tempo fa. Prossime espressioni: fare la barba o farsi la barba, fare i capelli o farsi i capelli. Anche qui nelle due versioni, standard e colloquiali. Fare la barba significa radersi, quindi quando gli uomini tagliano la loro barba, appunto questa peluria che cresce sul viso e qui sul baffo, ok? Fare i capelli significa invece lavare i capelli, asciugare, stirare i capelli, se ovviamente le persone li stirano, eccetera, eccetera, e fare tante altre cose. Quindi
Fare i capelli è una collocazione che riassume in sé tutti i vari step, tutti i vari passi che sono alla base appunto di farsi i capelli. Invece che dire ho lavato i capelli, ho asciugato i capelli, ho stirato i capelli, cosa diciamo noi per essere più riassuntivi? Diciamo ho fatto i capelli, semplicemente. Prossima collocazione, fare da mangiare. Fare da mangiare significa cucinare, semplicemente. Non cucinare qualcosa di specifico, ok? Quindi non posso dire ho fatto da mangiare la pizza, no? Ma fare da mangiare significa in generale cucinare. Se invece vogliamo riferirci, ok, alla preparazione di un cibo specifico, non usiamo il verbo da mangiare, ma inseriamo dopo il verbo fare il nome del cibo, ok? Vedi qui, fare un dolce, fare una torta, fare una pizza, fare una focaccia, fare una crostata, eccetera, eccetera. Quindi fare da mangiare è generale, che significa cucinare, appunto. Fare un dolce, una torta, una pizza, eccetera, eccetera, significa proprio preparare un cibo specifico. In questa collocazione è sempre meglio utilizzare l'articolo indeterminativo, a meno che non stiamo parlando di qualcosa di specifico. Quindi, per esempio, oggi ho fatto un dolce. In generale, ho preparato un dolce. Se invece dico oggi ho fatto il dolce che ti piace, vedi qui ho messo che ti piace, che è una descrizione del dolce che quindi automaticamente trasforma il dolce in qualcosa di specifico e non di generico. Dunque, a meno che non c'è una descrizione del dolce, in generale, o del dolce o del cibo, in generale in questa collocazione noi utilizziamo l'articolo indeterminativo. Prossima collocazione, fare un favore a qualcuno. Un favore in italiano è un aiuto. Molto importante questa struttura. Vedi, dopo fare un favore mettiamo sempre l'oggetto indiretto a qualcuno. Anche in questo caso, per approfondire, 1, il concetto di oggetto indiretto e 2, che cosa significa concretamente oggetto diretto, ti consiglio di andare sul canale YouTube Lernilango, sul mio canale YouTube Lernilango, e di guardare il video dedicato all'oggetto indiretto, ma anche di guardare il video in cui spiego come usare il verbo piacere. Quindi un favore è un aiuto e dunque fare un favore a qualcuno significa aiutare qualcuno facendo qualcosa per lui. Prossima molto carina collocazione, fare bella figura, fare brutta figura, che possiamo anche rendere in questi due modi: fare una figuraccia come sinonimo di brutta figura, fare un figurone come sinonimo di bella figura. Possiamo rendere gli stessi significati semplicemente aggiungendo un suffisso alla parola. In questo caso aggiungendo il suffisso accia, ok? In questo caso sia aggiungendo il suffisso one che trasformando il genere del nome, va bene? Quindi questi due sono contrari, ovviamente. Fare bella figura, contrario fare brutta figura, e fare una figuraccia è sinonimo di fare brutta figura, fare un figurone invece è sinonimo di fare bella figura. Una figura in italiano è una impressione. Se dunque io dico faccio bella figura, sto dicendo che faccio una buona impressione su qualcuno e che dunque impressiono qualcuno in modo positivo. Se al contrario faccio una brutta figura, vuol dire che sto facendo una brutta impressione su qualcuno e che dunque sto impressionando questa persona in modo negativo, ok? O comunque sto apparendo agli occhi di qualcuno in modo positivo e in modo negativo. Quindi se per esempio cado per strada, ok? Quindi scivolo e cado per strada, faccio una brutta figura, ok? Cioè sto apparendo in modo ridicolo, negativo agli occhi di qualcuno. Ma se una persona cade per strada, io l'aiuto a rialzarsi, quella persona ha fatto una brutta figura, ok? Quindi si è resa ridicola agli occhi degli altri cadendo.
Io invece che ho aiutato questa persona ho fatto una bella figura, quindi sono apparsa in modo positivo agli occhi degli altri perché appunto la sto aiutando. Prossima collocazione, fare un capriccio, ben rappresentato da questa immagine molto carina che ho scelto per te. Di solito chi fa i capricci? I bambini fanno i capricci. Il capriccio in generale è un desiderio o un'idea stravagante, va bene? Ma inserito all'interno di questa collocazione si riferisce proprio a quell'azione che fanno i bambini, azione ben rappresentata da questa immagine. Quando i bambini fanno un capriccio iniziano a piangere, urlare e strillare, rendendo la vita di chi li circonda un inferno. Un bambino può fare un capriccio quando non ottiene qualcosa o quando gli viene tolta qualcosa, va bene? Quell'azione proprio ben rappresentata da questa statua, da questa immagine, è proprio fare un capriccio. Di solito sono i bambini che fanno i capricci, ma non è escluso che anche gli adulti a volte facciano dei capricci, quindi lo utilizziamo principalmente per riferirci ai bambini, ma è anche possibile ovviamente riferirsi agli adulti. Prossima collocazione, fare i compiti, che è esattamente ciò che tu, caro studente e cara studiante, farai dopo aver guardato questo video, questa video lezione, andando sul sito lernilango.com e facendo i compiti e dunque gli esercizi che troverai sotto a questa video lezione. Di solito sono gli studenti che fanno i compiti, gli studenti della scuola superiore, dell'università, meno probabili all'università, più probabili alla scuola superiore, elementare, media, eccetera, eccetera, e sono appunto gli esercizi che si fanno a casa dopo la lezione. Prossima collocazione, fare un giro, una passeggiata o fare 4 passi. Quando usciamo da casa per camminare un po', per andare in centro, per camminare in un parco, per camminare sul lungomare, eccetera, eccetera, in quel caso stiamo andando a fare un giro, una passeggiata, stiamo andando a fare 4 passi. Prossima collocazione, bellissima azione che amo, soprattutto in estate, o comunque quando sono in ferie, quando sono in vacanza, mi piace tantissimo fare un pisolino. Fare un pisolino significa dormire, ma dormire per poco tempo, di solito il pomeriggio o a metà mattinata. C'è anche chi fa il pisolino a metà mattinata e quindi quando dormiamo sul divano per un po', per qualche minuto, per una mezz'oretta e poi ci svegliamo più ricaricati, più pieni di energie. Prossima collocazione, fare la spesa. Guarda bene, nota bene, articolo determinativo più nome femminile singolare che si contrappone a fare spese, non abbiamo l'articolo, nome plurale, femminile plurale o anche fare compere. Facciamo la spesa quando andiamo a comprare cibo e bevande. Facciamo spese o facciamo compere quando andiamo a comprare qualsiasi altra cosa, eccetto cibo e bevande. Quindi se vado a comprare la frutta, vado a fare la spesa. Se vado a comprare un paio di pantaloni, vado a fare spese. Mi raccomando a questa differenza in italiano. Prossima collocazione, fare 2 chiacchiere o 4 chiacchiere, vuol dire chiacchierare un po' con qualcuno, quindi incontrare, iniziare a fare un po' di chit chat, come le chiamo io, con questo accento molto italiano, chit chat, molto italiano-siciliano da Godfather, diciamo, chit chat. Quando ci incontriamo con qualcuno, con i nostri amici o con i vicini di casa, iniziamo a fare a chiacchierare un po' e a scambiarci qualche informazione, ok? Prossima collocazione, fare una sfuriata. Fare una sfuriata significa arrabbiarsi in modo molto teatrale, ok? E io aggiungerei anche violento. L'ultima sfuriata a cui ho assistito è stata nello studio di un medico durante il Covid. Ovviamente c'erano le misure per il Covid e non si poteva entrare tutti insieme nella sala d'attesa e allora questo medico ci ha fatti aspettare fuori. Ma una povera signora anziana si era stancata ad aspettare in piedi, è entrata dentro alla sala d'attesa, si è seduta,
Il medico se n'è accorto, è uscito dal suo studio e ha fatto una sfuriata. Ha iniziato ad urlare, a strillare e a dire che quella signora non doveva essere lì a causa appunto delle restrizioni Covid. Quindi ha fatto una brutta sfuriata. Molto imbarazzante e rude fare una sfuriata. Prossima collocazione. Fare tardi, cioè arrivare tardi o arrivare, meglio così, in ritardo. Quindi io sono bloccata nel traffico, ma ho un appuntamento con una mia amica in centro, chiamo la mia amica e dico: guarda mia cara amica, oggi faccio tardi perché sono bloccata nel traffico. Va bene? Quindi diciamo faccio tardi quando vogliamo dire a qualcuno che arriveremo in un determinato luogo in ritardo. Fare festa, ecco, questa è una bella collocazione. Fare festa vuol dire sia divertirsi, ok? Quindi abbiamo fatto l'esame, stasera facciamo festa, cioè ci divertiamo, usciamo, andiamo a bere qualcosa, eccetera, eccetera. Ma fare festa vuol dire anche gioire, cioè mostrare gioia, va bene? Manifestare gioia. C'era una bellissima canzone che cantavo sempre a messa la domenica quando da piccola frequentavo il catechismo, che diceva così: facciamo festa, oggi è il giorno del Signore. E facciamo festa in questo caso non vuol dire divertiamoci, va bene? Ma vuol dire gioiamo, cioè mostriamo la nostra gioia, perché oggi domenica è il giorno del Signore, va bene? Prossima collocazione molto interessante, che è fare molto. Fare molto significa sia impegnarsi tanto per qualcosa, ma anche fare tante cose per. Ora, guardiamo la prima frase. Ho fatto molto per la mia famiglia perché la amo. In questo caso, ho fatto molto significa che ho fatto, lo scriviamo, molte cose per la mia famiglia. Va bene? Ho fatto molto, ho fatto tanto, ho fatto molte cose per loro. Nel secondo caso invece, guarda un po', ho fatto molto per passare quell'esame. In questo secondo caso ha una sfumatura leggermente diversa, perché ho fatto molto per passare quell'esame significa mi sono impegnata o impegnato molto per passare quell'esame, va bene? Quindi fare molto ha questo duplice significato e ovviamente ha lo stesso significato anche nel suo contrario, cioè fare poco. Fare poco significa non impegnarsi, guarda un po' la frase, non ho fatto molto per passare quell'esame, significa, di nuovo, non mi sono impegnata per passare quell'esame, ma significa anche non ho fatto molte cose, come vediamo in questo esempio. Guarda un po', non ho fatto molto per la mia famiglia e me ne pento, cioè questa frase significa non ho fatto molte cose per la mia famiglia e mi pento di questa cosa. Prossime collocazioni anche molto interessanti e molto utilizzate, che sono fare bene e fare male. Che attenzione, fare bene e fare male non significano fare cose buone o fare cose cattive, ok? Ma significano, attenzione, fare la cosa giusta. Guarda un po' questa frase, hai fatto bene ad uscire. Questa frase significa uscendo hai fatto la cosa giusta, o, altro esempio per capire meglio il significato, uscire è stata una cosa giusta. Va bene, quindi non significa fare una cosa buona, ma significa fare una cosa giusta, ok? E al contrario dunque, fare male significa fare la cosa sbagliata. Hai fatto male a fidarti di lei. Fidandoti di lei hai fatto la cosa sbagliata, fidarsi di lei è stata una cosa sbagliata. Quindi queste due espressioni sono diverse da fare il bene e fare il male, perché fare il bene significa fare cose buone, cose altruiste, fare il male invece significa fare cose cattive, cose egoiste, va bene? Quindi fare bene e fare male sono diverse da fare il bene e fare il male, perché fare bene e fare male sono legate a fare la cosa giusta o fare la cosa sbagliata. Ultima collocazione, molto carina e molto utilizzata anche, fare attenzione. Non la utilizzo tanto nei miei video. Se hai notato già questa cosa, fare attenzione significa essere attenti a qualcosa. Fate attenzione alle macchine
quando attraversate, cioè quando attraversate la strada sulle strisce pedonali, fate attenzione, siate attenti, ok? Alle macchine, cioè fate attenzione alle macchine, perché appunto potreste non vedere una macchina e questa macchina vi potrebbe spalmare sull'asfalto. Bene, caro studente, cara studiante, abbiamo finito con queste belle collocazioni. Se, ripeto, fai parte di Patreon riceverai questo file, ok? Insieme a tutti gli altri benefici e ti consiglio, come ho già detto quando ho spiegato la collocazione 17, di andare sul sito lernilango.com per fare i compiti legati a questa video lezione. Come sempre, se hai delle domande, io sono qui, ti ringrazio per il tuo ascolto e ti auguro una bellissima giornata, serata, pomeriggio, bla bla bla, dipende ovviamente da quale parte del mondo sei. Ci sentiamo il prossimo mese.